Bentornati sul canale e dopo aver completato finalmente la migrazione ad OpenHub 3, questa settimana mi sono dedicato a sistemare le dashboard di Grafana. In particolare ho aggiunto la dashboard che visualizza i dati del mio inverter fotovoltaico, che purtroppo non posso acquisire in automatico perché non ha un collegamento di rete, ma devo periodicamente collegare il PC tramite USB e importare poi i dati su InfluxDB in maniera manuale. Ho poi modificato la dashboard degli alert per aggiungere alcune cose che mancavano e ho completato la dashboard System Info. Andiamo a vedere una piccola carrellata in questo breve video. Eccoci dunque sul nostro Grafana, che vi ricordo gira non sullo stesso Raspberry dove gira OpenHub, ma gira su un vecchio Raspberry 3, questo per tenere separati le cose e non appesantire troppo un unico Raspberry. Quindi ci loghiamo e intanto vabbè, ho cambiato la dashboard di default per la home mettendo quella dell'energia, che però come dashboard è rimasta uguale. E poi la prima cosa che ho fatto è stata quella di creare, andiamo su browse del dashboard, la cartella historical, nella quale ho messo una dashboard che è quella della produzione del fotovoltaico, con i dati che acquisisco dall'inverter. Andiamo a vederla. In questa dashboard ho messo la produzione giornaliera del fotovoltaico, quindi praticamente un diagramma a barre che fa vedere, ogni barra è un giorno, praticamente fa vedere la produzione di quel giorno, confrontata, questo è l'ultimo anno, confrontata con l'anno precedente, quindi quello sotto è l'anno precedente. Andiamo a vedere nel dettaglio così vediamo anche la riga gialla. Quindi abbiamo la nostra prima query che, se la nascondo, vedete nasconde le barre, che è quella della media giornaliera. La query sotto è sempre la stessa informazione però in media mobile, quindi una sorta di andamento, non il dato preciso. Questo solo per dare un'idea di come si è mossa la produzione. Ovviamente il periodo di bassa produzione è il periodo invernale e poi con la primavera il tutto riparte. Stessa cosa per la dashboard sotto, scusate, per il pannello sotto, che ha le stesse identiche informazioni, però ha la particolarità di avere, vedete questa nota, time shift 1 year, 1y, perché nelle query option del pannello noi possiamo mettere dei time shift, quindi in base al periodo selezionato come filtro viene applicato anche questa differenza temporale. Quindi se io scelgo gli ultimi 365 giorni nel filtro di default, questa dashboard mi farà vedere i 365 giorni precedenti a quei 365 giorni. Infatti vedete che ce l'hanno da maggio 2020 a maggio 2021, mentre la dashboard, il pannello sopra va dal 2021 al 2022 e il filtro è last one year. Poi abbiamo la produzione totale, cioè la somma di tutte le produzioni giornaliere, che dà il valore che tendenzialmente è quello che vedo anche sull'inverter. Questa informazione la prendo sempre da media giornaliera, però con la particolarità che il mio pannello va a fare come calcolo il totale. Quindi avrò un unico valore e gli ho dovuto mettere come relative time, sempre nel pannello query option, 20 anni. In questo modo, indipendentemente dal filtro che io vado a settare nella dashboard, lui mi va a prendere sempre il dato degli ultimi 20 anni. Quindi fa la somma e mi tira fuori l'informazione. Questo mi serve per far sì che se io nella mia dashboard, al posto di fare last one year, faccio ad esempio last 7 days, quindi gli ultimi 7 giorni, adesso io non ho caricato dati recentemente, quindi
mi fermo a 5 giorni fa. Il valore della produzione totale voglio che venga visto sempre nel totale, quindi rimane sempre il last 20 years. Torniamo pure alla visualizzazione last 1 year. Ops. Poi come ultimo abbiamo produzione e temperatura dell'ultimo mese. Quindi qua mi fa vedere dalla tabella a dettaglio l'informazione puntuale della produzione. Infatti per il singolo giorno ho n campioni che mi fanno vedere proprio la curva di produzione giornaliera. Prima vedevamo una somma mensile di produzione, qui invece vediamo la produzione praticamente istantanea. Questa è un'altra informazione che mi dà l'inverter e che io appunto acquisisco manualmente. Oltre questo, l'inverter mi fornisce anche il valore di temperatura dei pannelli, che ho messo nello stesso grafico, però dandogli come asse delle ordinate l'asse di destra. Questo era solo così per mia curiosità, mettere a confronto la temperatura con la produzione. Vedete come quando c'è bassa produzione la temperatura scende. I pannelli scaldano meno, ovviamente. Anche in questo caso ho usato il trucchetto del relative time 30 giorni. In questo modo, indipendentemente dal filtro, io faccio vedere sempre la produzione e la temperatura degli ultimi 30 giorni. Ok, questa è la dashboard che ho creato ex novo, mentre altre modifiche che ho fatto le ho fatte dentro real time nella dashboard degli allarmi. Adesso vabbè, ho rimpicciolito forse un po' troppo perché ero su un altro monitor, però posso ingrandire un po'. Ho aggiunto l'allarme network che se non sbaglio prima non c'era e ho aggiunto l'allarme spazio disco che è una delle ultime informazioni che abbiamo acquisito. A proposito dello spazio disco sono andato a modificare anche la dashboard System Info. Nella dashboard System Info ho aggiunto l'informazione del network, dati ricevuti e dati inviati, anche se ho veramente pochi campioni su questa informazione qua. Devo andare indietro forse di un po' di più. Ok. Poi ho aggiunto memoria e se non sbaglio insieme avevamo fatto disco e CPU. Quindi con questo diciamo che ho completato la parte del System Info, le informazioni su System Info. Ok, tutte queste dashboard, se dovesse interessarvi il codice, le ho salvate sulla mia pagina GitHub, che possiamo anche vedere qua. C'è un repository che si chiama Grafana, dove ho salvato banalmente, suddivise nelle due cartelle di dashboard, i file JSON che genera Grafana a fronte della generazione della dashboard. In questo modo, volendo, si può prendere spunto per creare delle dashboard simili a quelle che vi ho fatto vedere.